come state? Tutto bene? Io sono tornata da un weekend di fuoco ad Amsterdam con la Gegen Family, ma proprio si chiama Gegen Family, cioè. E quindi sono qui per registrare un po' di video. Quest'oggi vorrei farvi un video sui ticket. Ticket online o ticket alla porta? Vi dico la mia. Il dilemma è sempre lo stesso. Compro il ticket online su qualche piattaforma tipo Resident Advisor o da similari, poi vi metto tutto nel box descrizione, ve lo scrivo io, quindi lì ci sono tutte le reference. Ticket online o ticket alla porta? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Che mi avete fatto, me l'avete scritta live, che la faccio tutti i venerdì sul mio profilo Instagram. Questa è la mia visione dei fatti, ok? Prima della pandemia non c'erano tanti ticket online, punto. Con la pandemia farò un giorno un video sulla pandemia, su il Clubbers in pandemia. Mamma, la Juliana Huxtable o come si chiama, è una cosa spaventosa. Oh wow. Vi metto tutto qua sotto. Prima della pandemia non c'erano ticket online perché preservavi la spontaneità di andare al club. Io sono ancora di quella scuola lì. Io non compro niente online perché non so se quel giorno ho veramente voglia di andare a ballare. Ve lo siete mai chiesti? Quante volte vi siete sforzati di andare? A volte è andata bene, ma a volte è andata male. Oda? Io sono pro ticket alla porta. Scrivetemi qua sotto nei commenti voi se siete più ticket online o ticket alla porta. Scambiamoci delle idee. Austauschen. Adesso è diventata la moda del ticket online anche a Berlino. Però, allora, ha una motivazione. Uno, quando si poteva ballare all'aperto si era a numero chiusi. E quanti rave, no rave. Ma ho fatto anche rave in pandemia, sì, chiaro. Sotto il tunnel. Dopo la pandemia, ovviamente il ticket online aiutava anche al conteggio delle persone. Anche perché quando arrivavano i polizai tedeschi, madonna, mascherine, seduti, muti, semi-muti, perché dovevamo essere tranquilli. Invece avevamo saltato fino a... Mamma mia, raga. Lo potrei linkare, il video sulla pandemia, noi clubbers cosa facevamo in pandemia. Poi, che cosa si è capito dal ticket online? Ovviamente era già anche al di fuori di Berlino, prima di Berlino, però vabbè, io sto parlando solo di Berlino. Io l'ho vissuta qua. Io mi sono trasferita a Berlino un mese prima della pandemia. 2020, aiuto. Wow. Ovviamente con il ticket online il promoter riesce a fare un po' di cassetto e quindi riesce a coprire già le prime spese. Quindi io capisco loro che dicono meglio comprarlo online, però io da clubber berlinese prima della pandemia per fortuna l'ho vissuto, mamma mia, non da resident, però ci ho fatto un po'. Io sono ancora vecchia scuola, decido quel giorno lì, sorry. Puoi anche rivendere il ticket, quindi è abbastanza facile, però è proprio la tecnologia. È più bello andare alla porta. E quando si va alla porta praticamente ci sono i timbri o il bracciale. I timbri, devi stare attento, ti devi fare la doccia con il braccio alto quando hai i timbri, perché se vuoi rientrare tu hai solo quel timbro lì. In estate è un po' dura. Ok, quindi è più figo l'entrata senza il ticket, anche perché non sai se entri, hai ancora quello spicy.
Chissà, boh. Quindi io sono scuola ticket at the door. Voi? Scrivetemelo nei commentini qua sotto. Io sto parlando di club, no festival, no, sto parlando di club a Berlino, perché già ad Amsterdam non esiste rientri, timbro o cose, forse se tu sai di rientrare ti fanno il timbro. Ve lo dico perché così se voi decidete di entrare spontanea in un club sapete cosa vi aspetta come entrata e pagamento. Poi possiamo fare un video solo sulla entrata, come entro io, per avere successo. Magari un giorno lo troverete qua. Ragazzi, ciao, e le solite, iscrivetevi, condividete, se volete supportarmi io sono qua, seguitemi per nuovi progetti.